Salusa 10 gennaio 2011. Per lunghissimo tempo, il vostro approccio alla spiritualità vi ha portato a credere di essere separati da Dio. Questo significa che avete trascorso innumerevoli esistenze cercando Dio qui e là e ovunque. Ciò nonostante, con l'espandersi della coscienza, avete scoperto che Dio è tanto interiore quanto esteriore, di fatto, ogni cosa esistente è compresa nell'energia divina. Di conseguenza, siete una parte del Dio di questo universo che, a sua volta, è parte di tutto ciò che è, vale a dire, il Creatore Supremo. Questo avviene perché avete superato l'esigenza di un'altra anima, che vi indichi la strada, ed ora siete in grado di assumervi la responsabilità del vostro percorso. Le scelte che state ora esprimendo riflettono appieno i vostri desideri e siete diventati padroni del vostro destino. Le vostre convinzioni sono il frutto delle vostre esperienze personali ed ora comprendete che voi stessi ne siete gli artefici. Adesso siete liberi di progredire senza dipendere da altri e, per lo stesso motivo, dovete concedere agli altri uguale libertà. L'aver trovato il vostro sé vi mette anche in grado di comprendere lo scopo della vita e condurre le vostre esperienze in conseguenza. Voi e soltanto voi ne siete responsabili, perché attirate a voi tutto ciò su cui vi concentrate. Pertanto, vi invitiamo ad essere coerenti nel determinare cosa volete dalla vita. Se puntate all'ascensione, continuate a tenere l'occhio fisso su di essa senza lasciarvi distrarre. State attraversando il periodo in cui già si profilano i cambiamenti e, dato che Madre Terra ne prende parte, alcuni di voi potrebbero essere coinvolti nelle sue trasformazioni. Cercate di accettarli per quel che sono, senza allontanarvi dal percorso da voi scelto e sapendo che si sta preparando tutto quanto necessario per completare il ciclo. Certamente in quest'anno esploderanno all'improvviso tantissimi cambiamenti e saranno soltanto l'inizio di tutta una sequenza. Essere avvertiti significa essere pronti per qualunque cosa accada e gli avvenimenti caotici, che si produrranno vi lasceranno il dubbio su cosa, o chi li abbia provocati. Tutto sarà chiaro non appena avvenuto il primo contatto, quando le nostre analisi ed avvertimenti potranno essere resi pubblici. La nostra presenza vi garantirà che sarete guidati e messi in salvo, quando possibile. Al momento, gli oscuri sono in preda al panico e fanno del loro meglio per creare confusione. Fin quando non potremo mettere definitivamente a tacere le loro armi, avranno ancora modo di interferire nei nostri piani, senza preoccupazione alcuna delle conseguenze, che ricadrebbero su di voi. Il loro intento, infatti, è di provocare quanto più morte, distruzione e sconvolgimenti nella vostra vita. Non dovrete sopportarli ancora a lungo ed i nostri piani sono già ben avanzati per scacciare i loro leader dalle posizioni di potere che occupano. I nostri alleati entreranno in azione non appena ricevuto il segnale, a quel momento, il risultato positivo sarà assicurato. Nei mesi venturi, non lasciate che la frustrazione oscuri la vostra comprensione, perché per la prossima opportunità di arrivare alla divulgazione, saranno necessari alcuni sviluppi. Anche se un annunzio predisposto poi non si materializza, si aiuterà un numero sempre più elevato di persone a diventare consapevole della nostra importanza nel vostro futuro. Questo ha contribuito a controbilanciare la paura, che molti tuttora risentono, largamente dovuta all'ignoranza nei nostri confronti. Gli oscuri ne hanno approfittato, usando i media e soprattutto il cinema, per alimentare false immagini di noi. Tutto questo cambierà abbastanza rapidamente quando potremo indirizzarci a voi direttamente, perché non sarà difficile mostrarvi quel che siamo veramente. I nostri progetti vi saranno spiegati con cura e non lasceranno alcun dubbio sulle nostre pacifiche intenzioni nei vostri riguardi. Grazie alla vostra forza di volontà, vedrete aprirsi la strada, e la vostra coscienza si eleverà sotto l'azione delle enormi energie, che continuano a giungere sulla Terra. Nel vostro sistema solare, è stata osservata una grande attività e sta diventando ovvio, che sono in atto trasformazioni di rilevante importanza. Come la Terra, anche gli altri pianeti si stanno ristrutturando in vista dell'ascensione. È innegabile,
che si tratta di cambiamenti senza precedenti, almeno per quanto riguarda la vostra storia. I vostri scienziati sono incerti sul loro significato ed esitano a pronunciarsi in pubblico. Possiamo capire questa loro esitazione a farsi avanti, perché senza una spiegazione costruttiva si rischia di provocare panico. Con tutti gli altri cambiamenti in corso, speriamo di essere presto in grado di rivelarvi la verità su di voi, anche se, da qualche tempo, vi si sta gradualmente spiegando l'intero processo di ascensione. Andando indietro di migliaia d'anni, scoprirete che dei saggi predissero fin da allora questa fine dei tempi. Spesso essi si riferirono a quest'epoca come al momento della mietitura, essendo noto che coloro che ormai appartengono alla luce sarebbero stati elevati dalla terra. Eventi del genere sono accaduti abbastanza regolarmente, persino durante un ciclo, come la scomparsa del popolo Maya. L'ascensione è un evento del tutto naturale contemplato dalle leggi universali, e quindi ogni anima, che sia pronta, può ascendere individualmente. Ma come vi abbiamo già spiegato, adesso a tutte le anime è offerta la possibilità di ascendere, perché una speciale dispensa consente l'ascensione in massa. Dimenticando le conseguenze dei cambiamenti sulla vostra vita quotidiana, questo è un momento meraviglioso per essere sulla Terra. Un giorno, guardando indietro, vi sentirete molto privilegiati per aver preso parte a questa esperienza. Se potete affrontare in tal modo questo periodo, allora il suo impatto sarà limitato e servirà soltanto a rivelarvi le meraviglie del piano divino. Indipendentemente da quel che accade, tutte le anime sopravvivranno, perché la morte non esiste essendo voi immortali. Ognuno di voi compirà i progressi adeguati allo stato della sua evoluzione, perché nessun altro potrà scegliere se non voi stessi. Se non vi sentirete pronti ad imboccare la strada verso l'ascensione, sceglierete voi stessi di continuare le presenti esperienze. Nessuno penserà che la vostra scelta sia indice di fallimento e nessun giudizio sarà emesso. Il vostro libero arbitrio è scrupolosamente protetto e rispettato. Io sono il Siriano Salusa e, a nome della Federazione Galattica, posso promettervi che riceverete ogni possibile aiuto per garantire che la fine dei tempi sia, per quanto dipende da noi, un agevole passaggio. Non cessiamo mai di lavorare per voi come pure i nostri alleati, ormai vicini a giungere con successo alla divulgazione. Grazie, Salusa. Mike Quinsey traduzione Costanza 2003